Oggi ragazzi lasceremo agli umani 1000 anni prima che accade l'apocalisse. Iniziamo già a mettere gli umani nei vari continenti, quindi in Europa, in America e in Asia. In Asia lo metterei qui dove c'è la Russia. Vediamo piano piano come si evolverà la cosa, vediamo quale regno cadrà per primo. Ditemi voi nei commenti che tifate tra Bubu, che nome ragazzi, Luxemveld e Peguv Kingdom. Io ragazzi non lo so chi tifare al momento. Tanto vediamo che si stanno piano piano espandendo. Hanno già creato qualche casetta loro, invece loro in Russia stessa cosa e in America uguale. Vediamo però che in America, soprattutto, sì, solo in America, ci sono tantissime persone. Intanto si stanno creando le diverse città, qua e qua. Facciamo passare un po' di tempo. Ok, sono passati quasi 200 anni e vediamo intanto che la Russia ha dichiarato guerra all'Europa. L'Europa vediamo che sono in minoranza rispetto alla Russia. Fermiamo un attimo il tempo e vediamo nella guerra come sta andando. Allora, sta durando 4 anni, 155 morti. Vediamo che la Russia ha molti più soldati, invece l'Europa ne ha solamente 54. Quindi sono veramente messi male. Vediamo intanto le morti che sono da parte dell'Europa in più. Vediamo come andrà a finire. Intanto in America vediamo che sono tantissimi, 700. Vediamo quante case e città hanno creato nel momento in cui abbiamo finito di mettere l'acceleratore. Loro comunque sono messi abbastanza bene, sono nel chill, non hanno rivali al momento perché ci sono solamente loro. Chissà se ci sarà mai una ribellione da parte sempre di loro, ma io direi di no, dai. Vediamo tanto le forze russe che vanno verso l'Europa. Vediamo che Eleim sta essendo conquistata. Ci sono solo 3 città, quindi dovrebbero fare abbastanza subito se l'Europa fa cavolate. Vediamo però che si stanno difendendo abbastanza bene. Vediamo come sono messi. Allora, sono sempre 59 e 164. Si stanno un po' contenendo, vedo, perché potrebbero farlo letteralmente subito la conquista. Intanto vediamo che la prima città è stata conquistata. Vediamo come combattono. Vediamo che ci sono pure le bombe in mezzo. Ragazzi, mi sa che l'Europa ormai ha perso 69 e 59 di popolazione tra le varie città. Mi sa che non ce la fa. Vediamo che ormai ci sono solamente i cittadini e non più le armate. Quindi ormai è un gioco da ragazzi. Le ultime armate sono queste qua. Ora, prima che finisce la guerra, vorrei vedere un po' di informazioni. Allora, vediamo che stanno tentando anche di prendere questa città. Ho visto che si sono ribellati, o sbaglio? Oddio, non mi ricordo. Ma vedo che hanno un diverso colore rispetto a questo regno, quindi tu pensa. Ok, quindi rimane solamente la capitale che ormai viene rasa al suolo. Quindi l'ultimo briciolo dell'Europa è questa qua. Vediamo intanto loro sono quasi 1000, è tantissimo, è davvero molto. Vediamo intanto le culture. Allora, vediamo che, allora, come culture hanno comunque come tutti, non hanno niente di diverso. Hanno delle letture attenti, quindi persone che leggono molto. Ultimogenitura, la successione va al figlio. Amanti del gossip, vabbè. Amanti delle statue, faranno un sacco di statue, vabbè, ci sta. E il resto è uguale. Noi potremmo anche metterci qualcosa, ma io non toccherei niente, lascerei fare tutto a loro. Invece, la cultura, se non sbaglio questa è dell'Asia. Allora, hanno messo il più ricco eredita al trono, vabbè, ci sta. Poi guardia etnocentrica, che cos'è? Vedono le altre culture come inferiori. Poi vabbè, il resto è uguale all'America. Niente di nuovo. Vediamo intanto qui che si sono ribellati, oddio, attenzione. Vediamo che si sono creati 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7. 6, 7. Ah! Io lascerei passare un po' di tempo. Siamo nel 228, quindi hanno ancora un po' di tempo prima dell'Apocalisse. Allora, stiamo vedendo che l'Asia sta conquistando l'ultima rimanenza del regno dell'Europa e l'hanno appena conquistata. Non vedo nessun altro cambiamento a parte che hanno costruito questa città. Ma vediamo che lui si è espanso, ha preso un'altra città. Vediamo se l'America si riunisce di nuovo. Tanto vediamo ci sono un sacco di case in giro. Hanno creato un'altra città loro. Non vedo niente di diverso. Vedo che non hanno conquistato altro. Oddio, qui si sono ribellati. Una bella battaglia. Oddio, in 2 addirittura. Cioè, che fifoni, ragazzi. Oddio, un'altra ribellione. Però vediamo che sono ribellioni che non danno tanta... Oddio, l'Europa
Cioè ragazzi, sta succedendo tutto adesso comunque. Ora l'Europa è diventata di nuovo unica. Questa parte vedo che la stanno lasciando stare. Vediamo che ora fanno di nuovo Europa contro Asia. Vediamo come sono gli Iglins della battaglia. Il costo della guerra è alto, ma non ci arrenderemo mai. Ci sta. Che poi erano tutte alleanze, cioè ribellioni alleate. Naturalmente l'Asia è messa meglio. 207 guerrieri rispetto ai 61 dell'Europa. Facciamo un poco di pace, ragazzi. Dai. Vediamo intanto qua che c'è una guerra civile. Oddio, ragazzi, mi penso sia un po' troppo. Sono 3, 4, 5, 6 contro 1, 369 guerrieri contro 80. Allora, godiamoci questa guerra che sta appena accadendo. Vedo che di qua tanto non succede più niente. Sta prendendo un po' il piru piru. Mi sa che questo regno ha appena perso. Niente, oddio, però sta lottando molto bene, per essere comunque in minoranza di tutto. Comunque si sta difendendo bene. Però vabbè, ormai è finito. Io lascerei un po' di tempo. Siamo al 317. Andrei fino al 500. E vediamo se si espandono tantissimo. Intanto vediamo che comunque il Sud America lo stanno prendendo. Qui non vedo più che si espandono. Oddio, a parte qui. Il resto è rimasto uguale. Qui ci sono un paio di persone, ma non vedo che stanno costruendo qualcosa. Vabbè, facciamo passare un po' di tempo fino a 500 e poi vedremo che cosa è successo. Allora, ci fermiamo un pochetto prima. Nel corso del tempo abbiamo visto che l'Asia aveva conquistato di nuovo l'Europa, ma l'Europa si è nuovamente ribellata. Vediamo intanto che qui hanno preso l'Inghilterra e tutta questa parte qua. Vediamo se l'Europa finalmente riuscirà a riprendersi le terre e quello che voleva da tempo. Qui vediamo intanto che stanno prendendo la Groenlandia. Qui invece è sempre rimasto uguale, non vedo differenze. Qui invece il Sud America è stato preso totalmente. Le case, vediamo, oddio, sono tantissime le case che hanno creato. Vediamo in Sud America quante sono. Io sono uguale al nord, non vedo povertà o robe diverse. Invece in Africa, nella parte a ovest, stanno provando a fare qualcosa ed è sempre l'America a fare tutto ciò. Invece in questa parte qua è sempre rimasta uguale. Più che altro penso che sia per colpa di questa rivalità tra Europa e Asia. Ma purtroppo è così. Ma andiamo intanto avanti tutto. Tanto le alleanze, allora loro sono sempre insieme da ben 146 anni, ragazzi, è tanto. Invece Axe of Big, appena me lo dà, ok. 150 anni sono tanti tanti. Vediamo che comunque sono belli ricchi. 136.000 monete. Vediamo che ci sono tanti affamati e tanti morti di fame. Poi ci sono anche i single, a quanto pare. Vediamo che ci sono tanti senza tetto e tante uccisioni. Invece qua in Asia vediamo che ci sono 96.000 monete, quindi sono un poco più poveri. Vediamo che ci sono tanti affamati, ma nessun morto di fame, ci sta comunque. Però ci sono meno single e ci sono poi alla fine gli stessi senza tetti, sia di qua che di là. Oddio, intanto vediamo che c'è stata una grande ribellione di nuovo qua. Cioè, in Europa, ragazzi, è solo ribellione. Ho visto pure qualcosa qui in Sud America, ma ci sono così tanti regni che purtroppo non vedo differenze, anche se ci sono state. Vorrei vedere anche qualche informazione sul mondo, di quello che è successo finora. Ci sono 1400 case, 77 bestie, alberi 29, isole 56, creature nate 16.000, tante comunque, quasi 17, ma ne manca ancora un po'. Famiglie create 9.000, distrutte 6.000, culture dimenticate 3, libri scritti 4, libri letti 970 sono tanti, libri bruciati nessuno, ok. Religioni create 5, dimenticate nessuna, 3 dissolte di alleanze, create 7, Words Started 13. Facciamo passare un altro po' di tempo, vediamo se fanno qualcosa di nuovo i nostri umani prima dell'Apocalisse. Vediamo. Ok, mancano 500 anni prima dell'Apocalisse.
vediamo come si sono espansi abbastanza. Vediamo che adesso l'Africa è molto abitata, nella parte sempre un po' est, anche nel centro. Vediamo che qui sono due cittadelle piccoline. L'Asia è proprio dimenticata, hanno solamente questa parte qua. Non vedo niente di diverso. Vediamo qua ci sono un sacco di persone. Vediamo intanto le alleanze come sono. Allora, loro ci sono sempre 200 anni ed è tantissimo. Hanno 88.000 monete. E il resto è sempre uguale. Invece loro sono sempre loro, suppongo. Sì, sono tantissimi pure loro. Hanno 153.000 monete. Il resto è uguale. Oddio, sono molti più senza tetti, ma non solamente perché si sono espansi rispetto a loro che non stanno facendo ancora niente. Invece di resto non vedo nient'altro. Culture sono sempre tre. Non vedo che sia cambiato qualcosa tra tutti. Ma intanto vediamo che questa parte qua dell'Europa, oddio, non so chi sono loro. Oddio, chi sono? Sono questa parte qua del Sud America. Quindi il Sud America sta conquistando la parte della Russia. Non vedo niente di diverso. Quindi non so. Vediamo intanto come sono messe le case. Sono messe tutte quante belle precise in linea. La popolazione mondiale sono quasi 9.000. Tantini, dai, ci sta. Vediamo che siamo a metà dell'anno dell'Apocalisse. Io metterei già qualcosa, già per iniziare. Possiamo mettere un tumore che va per qui. Tanto comunque queste sono tutte zone che non sono ancora state conquistate. Quindi quando lo conquisteranno o non lo faranno mai, comunque dovranno cavarsela, ecco. Sperando che non finiscano tutto adesso, ma non penso, dai. L'Italia com'è messa? Oddio, in Italia non c'è niente. C'è una statua, una casa distrutta e altre statue e basta. Invece nel resto non c'è nient'altro. Qui in Spagna non c'è ancora niente, c'è solo un regno con niente, neanche una casa. Il resto non vedo nient'altro. In Inghilterra è normale, ci sono un paio di case verdi, ma non fa parte dell'Europa gialla. Si sono creati molti regni, veramente molti. Io inizierò a fare qualche guerra, tanto per levare un po' di spazio. Facciamo quelli un po' più piccoli. Ditemi sempre anche voi nei commenti quale ti fate adesso di regno, non so, ce ne sono molti da scegliere. Intanto vediamo che il tumore sta aumentando. Vediamo di togliere l'oro. Il primo frammento di Apocalisse possiamo dire che l'abbiamo messo, ed è qua. Guarda, se vogliamo possiamo mettere qualcos'altro proprio per alleggerire la situa. E metterei qualche mago, mago malvagio, tanto per dare noia. E lo manderei qui in America. E vediamo se riusciranno a difendersi tra tutti. Oddio, cosa ci fa il bro qua giù? Bro, ti sei perso? Oddio, fa un po' vedere. Oddio, sta piangendo. Allora, facciamo passare un po' di anni. E niente, ci vediamo nel 600, non so. Facciamo passare un po' di tempo finché non succede qualcosa di veramente importante. Ok, allora vediamo. Finalmente l'Asia si divide. Finalmente. Tranne di questa parte qua che è rimasta sempre la stessa. Invece il resto si è tutto diviso. L'Europa è sempre questa. Intanto vediamo il nostro tumoretto che è morto. Qui invece i regni purtroppo non riescono a nascere. E qui tutto vediamo che è tutto bello diviso come è letteralmente l'Africa adesso. Qui vediamo che c'è. Non mi ricordo cosa c'era qui, forse la Nigeria o il Chad. Ci sono davvero tantissime guerre che stanno accadendo. È davvero difficile vederle tutte queste guerre perché sono davvero troppe. Al momento ce ne sono solo 4. No, non 4. Sì, sì. No, ce ne sono molte più di 4. La voglia. No, comunque, no, ce ne sono tantissime di guerre e di regni. Al momento io farei una cosa così. Giochiamocela un po'. Vorrei unire un po' tutto quanto. Leviamo tutte queste bruttissime alleanze perché ragazzi hanno rotto le balline. E adesso vediamo il tutto. Allora, vediamo intanto che i Lukmeld vanno su Bubu, che è uno dei regni che c'è dall'inizio, quindi davvero tanta roba, ma mi tocca conquistarlo perché bisogna fare piazza pulita, ragazzi. Se no non ci si fa più. Però tanto vediamo che
questo che comunque è bello forzuto. Iniziamo a fare qua. Forse unirei più questo che fare con i bianchi. Vediamo di farne nascere un altro pochino. Vediamo che hanno preso pure l'India, anche qua le Filippine, però tanto suppongo che non ce la faranno mai. Anche l'Antartide stanno provando a prendere, però con grande scarsità. Voi fate pure quelli qua sotto. Non so come sono messi tutti quanti tra le guerre. Allora, i difensori contro i rossi sono 207 gli attaccanti, il resto sempre uguale. Qui vediamo che il tumore non vuole morire. Secondo me conviene levare qualcosa perché se no diventano veramente forti. Allora, io tanto per indebolire qualcuno, perché così almeno si conquistano meglio, metterei qualche nucleare qua, che comunque letteralmente in questa mappa non gli fa niente. Pure qualcosa qui. E tanto per indebolirli, ragazzi, non è tanto per... abbiamo indebolito qualcuno di quelli un po' più scarsi. Qui invece stanno perdendo. Dovete unirvi, non separarvi. Quello che farei adesso è riaumentare il tempo e vedere se succede qualcosa di diverso. Ok ragazzi, siamo finalmente arrivati nell'anno 1000. Allora, vediamo intanto come i regni si sono finalmente uniti come volevo io. Ormai l'Europa è diventata l'Europa che conosciamo oggi, a parte che non c'è l'Inghilterra, l'Irlanda e qualche parte di questa zona. Purtroppo alcune zone non hanno prese, ma vabbè. A quanto pare loro sono pronti per morire tutti, sì! Vediamo i regni quanto hanno fatto nel tempo. Allora, l'Europa ha quasi 1000 soldati, 118.000 di monete. Invece la Russia 1.500 soldati, 125. L'America un po' di meno, 734, 80.000 monete, 1.600, questo è bello, il Sud America. Allora, iniziamo a fare il primo atto dell'Apocalisse. Allora, ho messo l'era della pioggia perché così possiamo mettere i nostri bei tumoretti senza che prendono fuoco, perché sì, prendono comunque fuoco, ma perlomeno non tantissimo. Allora, nella parte dell'Asia dove già c'era, mettiamo qualche tumore. Vediamo che si stanno difendendo abbastanza bene. Io ne ho messe tante, ora ne metterò pure un paio per queste zone qua. Ho visto ora che hanno pure conquistato il Giappone. Poi mettiamo qualche orda di zombie. Qualche orda di zombie qua in Africa. Vediamo intanto le persone come sono scioccate, se le vedi. Mettiamo una bella orda di zombie. Vediamo come sono. Si stanno difendendo. Sono molto forti a livello militare. Mi sa che qui ci conviene farlo col nucleare. Mettiamo già qualche bomba nucleare e iniziamo a dare tutto quanto. Vediamo ora come l'Africa piano piano esploderà tutta. Mamma mia ragazzi, stiamo facendo piazza pulita. Ok, lasciamo altre bombe. Ora abbiamo messo quella con molte più bombe. L'Africa l'abbiamo totalmente distrutta. Manca un po' la parte del nord e qui. Poi mettiamo qualche meteorite qua in India, qualche cosa pure per qua. Mettiamo altre bombe nucleari qua per il Nord America. E ragazzi, ormai l'Apocalisse è arrivata. Bombe nucleari, ormai si è creato il fallout. Ed ecco qua ragazzi, come finisce 1000 anni di umanità. Oh, guardate bello preciso, mettiamo pure qualcosa qui in Antartide che qualcuno è rimasto. Vediamo quanti regni riusciranno a sopravvivere dopo questo massiccio bombardamento. Ok. Ragazzi, ormai è finita. Distruggiamo pure un pochetto l'Australia. Non è più rimasto nessuno, ragazzi. Ormai le terre sono diventate tutte radioattive, come vedete. Sono letteralmente tutta acido, muffa e roba veramente brutta. Ormai le persone sono fritte a livello proprio di tutto. Non posso più creare una casa perché gli alberi loro normalmente ora non possono più adattarsi. E niente ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi. Se volete altri video del genere ditemelo nei commenti e niente. Ci vediamo in un prossimo video ragazzi. Ciao ciao.